Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, buona domenica. Abbiamo fatto ieri il post partita di Milan-Lazio che trovate sul canale. Quest'oggi parliamo di Cremonese Spezia e Roma Inter. Mi soffermerò però di più sulla Cremonese perché la romanticità della situazione cremonese potrebbe far sperare a una permanenza in Serie A, che resta sicuramente difficile, però dopo il risultato di ieri si sono riaperti i giochi in zona retrocessione, perché la Cremonese ha vinto lo scontro diretto 2-0 con lo Spezia, meritando la vittoria, al di là di tutte le cose che sono state dette. Sì, lo Spezia è vero, ha sprecato tante occasioni, carne secchi, ha fatto una grandissima partita lasciando la porta della Cremonese inviolata, però negli scontri diretti contano i 3 punti al di là di come li fai, e la Cremonese è stata cinica abbastanza da poter portare il risultato a casa. Le occasioni che gli si sono create, che gli si sono aperte davanti, le ha sfruttate ed ha portato 3 punti pesantissimi a casa, perché era uno scontro diretto ed ha riaperto totalmente la zona retrocessione. Quindi un applauso alla Cremonese, che io sto seguendo dall'inizio dell'anno, e se devo scegliere una squadra tra Cremonese, Spezia e Verona, mettendo un attimo il Lecce da parte, per la permanenza in Serie A scelgo la Cremonese. Mi direte, ma tifoso del Napoli che sceglie la Cremonese, mi sembra strano, potrebbe essere, potrebbe lasciar presagire una manovra di lecchinaggio, diciamo. Non lo è, non lo è, perché sono un romantico del calcio e mi piacciono le storie sudate, le imprese sudate e quelle che finiscono a lieto fine. La Cremonese potrebbe scrivere un pezzo di storia da questo punto di vista. Esaminiamo un attimo la partita dell'Inter e poi ci soffermiamo su questa lotta retrocessione, perché andiamo a vedere il calendario delle ultime 4 partite, al di là della sfida che c'è oggi, Lecce-Verona, che gioca stasera. Andremo a vedere chi ha il calendario peggiore, tra virgolette, e chi avrà possibilità, in percentuale ovviamente, di poter restare in Serie A. Roma-Inter, troppa poca Roma per un Inter che ha trovato giropalla, ha trovato automatismi, ha ritrovato tutti gli attaccanti, perché stanno segnando con continuità. La via del gol sembra molto più semplice di qualche settimana fa. Abbiamo visto anche il Milan ieri, quindi vedo Inter e Milan sullo stesso piano a livello atletico e a livello psicologico per affrontare poi le due semifinali di Champions e i due Euro Derby. Si parte da mercoledì. Troppa poca Roma, secondo me troppe disattenzioni ed errori che poi paghi a caro prezzo contro squadre attrezzate come un Inter, contro squadre attrezzate che potrebbe essere un Napoli, una Lazio, lo stesso Milan, la Juve anche. Parlo del secondo gol perché poi lo snodo della partita è quel secondo gol preso, perché sull'1-0 la Roma, pur non convincendo a livello di gioco, ma ha sempre giocato così, non è che la Roma ha convinto da inizio campionato per come gioca e per calcio champagne, però sull'1-0 te la saresti giocata fino al 90esimo, cercando poi di portare a casa quel punto che sarebbe stato, non voglio dire legittimo, però giochi in casa e un pareggio te lo puoi portare contro l'Inter. Però il 2-0 è un gol regalato, regalato. Perché al di là di chi sia il difensore, io non me la voglio prendere con i Banez, con lo Smalling di turno o con chi ha fatto l'errore. Però fai un grande intervento in fase difensiva e poi in appoggio fai quella pecca e Lautaro manda Lukaku in porta e si chiude la partita. Poi dopo il 2-0 ovviamente è difficilissimo recuperare due gol a un Inter che è in condizione, a un Inter che è riuscita anche a fare questo non tanto turnover, ma gestirsi i cambi anche in vista di mercoledì, così come è riuscito a fare il Milan con la Lazio. Il Milan addirittura, la partita del Milan è stata ancora più abbordabile perché il Milan l'ha chiusa dopo mezz'ora, quindi è riuscito a gestire ancora meglio forse.
però è troppo poco quello che fa la Roma, non puoi tirare in porta così poco ed arrivare in porta così male, perché comunque arrivi sempre in porta per qualche errore avversario, per qualche marcatura che salta, per demeriti dell'avversario, ma non perché hai messo l'avversario alle corde, non perché hai cercato di dominare a livello territoriale la partita. Quindi meriti all'Inter per mentalità e per ciò che ha messo in campo ieri. E poi un applauso va a Di Marco che sta facendo un campionato esagerato. Esagerato. Quando manca Di Marco nell'Inter, non voglio dire che manca mezza squadra, però a sinistra non si combina praticamente niente. Poi c'è Dumfries che ha avuto alti e bassi quest'anno. Ieri ha fatto una prestazione più che decente rispetto ad alcune prestazioni sottotono. L'assist per Di Marco è da scuola calcio, mette una bellissima palla tagliata sul secondo palo e si sblocca la partita. Il 2-0 è un regalo della Roma all'Inter. Detto questo, andiamo ad analizzare questa zona retrocessione perché è una situazione che mi sta molto a cuore e spero vivamente, senza prendere in giro nessuno e senza essere paraculi, si può dire? Sì, si può dire paraculi per quanto riguarda i tifosi della Cremonese. Però andiamo a vedere il calendario delle 4 squadre che possono giocarsi la zona retrocessione, che sono la Cremonese, il Verona, lo Spezia e il Lecce. Allora, diamo per scontato, perché oggi è domenica, ancora deve giocare Lecce-Verona stasera, diamo per scontato che stasera esca il peggior risultato per la Cremonese e il Verona vinca la partita e si porta a 30 punti. La Cremonese rimane a 3 punti dallo Spezia e a 6 punti dal Verona. Diamolo per scontato. Guardiamo i calendari. La Cremonese ha la Juventus a Torino, il Bologna in casa, la Lazio fuori casa e la Salernitana a Cremona. Calendario non difficile, di più, che se guardiamo le 2 partite, le 4 partite, potresti far risultato col Bologna e la Salernitana in casa, però vedo i 3 punti li posso vedere forse con la Salernitana, col Bologna un po' più difficile, anche se il Bologna e Salernitana non avranno stimoli, credo, per dover fare la partita della vita, perché il Bologna non si gioca né Europa né retrocessione, la Salernitana credo che sia in una posizione un po' più agiata per quanto riguarda la retrocessione, poi sarà l'ultima giornata, non credo che si vada a giocare la retrocessione in uno scontro diretto con la Cremonese. C'ha Juventus e Lazio fuori casa. Fare risultato soprattutto con la Lazio e con la Juve diventa difficile perché si stanno giocando la Champions League e quel quarto posto e quei 3 posti Champions è la stessa storia della zona retrocessione. Nessuno potrà perdere punti nelle ultime 4. Si deciderà tutto nell'ultima giornata, credo. La matematica Champions forse arriverà alla penultima partita, ma tra penultima e ultima perché la classifica è molto corta. Calendario della Cremonese off limits, diciamo. Il Verona c'ha il Torino in casa, l'Atalanta a Bergamo, l'Empoli in casa e il Milan a Milano. Difficile tanto quanto quello della Cremonese, forse anche un tantino in più perché Torino ed Empoli forse sono meno abbordabili di un Bologna e della Salernitana no, l'Empoli è più abbordabile della Salernitana, però c'hai comunque l'Atalanta a Bergamo e il Milan a Milano, stesso discorso della Cremonese che si stanno giocando il posto Champions, quindi difficile che il Verona faccia punti fuori casa. Potrebbe strappare una X col Torino forse e una vittoria con l'Empoli. Metto 4 punti e la Cremonese ne può fare 6 con diciamo con un punticino strappato tra le due trasferte Juve e Lazio sono 7 punti. Arriveresti comunque dietro a livello di punteggi, però i 2 calendari di Cremonese e Verona sono veramente tosti.
Lo Spezia ha il Milan in casa, il Lecce fuori, il Torino in casa e la Roma all'Olimpico. Altro calendario off limits, soprattutto Milan e Roma per lo stesso discorso Champions. Ed hai il Torino che è quella squadra che pur se non si sta giocando né Europa né retrocessione, diventa difficile da affrontare. È una squadra molto fisica che può rompere le uova nel paniere a chiunque, che tu sia una grande o che tu sia una squadra piccola in lotta per la retrocessione. Il Lecce c'ha la Lazio a Roma, lo Spezia in casa, il Monza fuori e il Bologna in casa. Il calendario del Lecce è quello che sembra, perché sembra sulla carta più semplice, perché la trasferta ostica ce l'hai a Roma con la Lazio che si giocherà la Champions League, poi hai uno Spezia in casa che nel caso tu ti stia giocando ancora la retrocessione a suon di punti, comunque lo devi battere, quindi credo che il Lecce possa fare risultato a Via del Mare contro lo Spezia, anzi ne sono quasi certo, ed hai un Bologna che arriva senza stimoli, però con un gran gioco, che il Bologna gioca bene, palla a terra, bisogna fare comunque la partita perfetta per poter fare risultato. Guardando i calendari sono durissimi, tutte e tre, Cremonese, Verona e Spezia, e vincerà, o meglio, resterà in Serie A la squadra che metterà il cuore oltre l'ostacolo. E la Cremonese ieri ha dimostrato che non che ce la può fare, perché non voglio dare per scontato che la Cremonese possa restare in Serie A ed è una spanna sopra tutti, però dal mio punto di vista, tifoso del Napoli, imparziale, che si guarda quante più partite possibili, io ho seguito la Cremonese dall'inizio dell'anno e a livello di gioco, a livello di costruzione dal basso, costruzione in contropiede, è una squadra che gioca un bel calcio, molto, mi piace molto di più di Verona e Spezia per come giocano, però devi comunque fare punti su in due trasferte ostiche dando per scontato che vinci con Bologna e Salernitana in casa, che di scontato non c'è niente, però devi comunque metterti in testa che in casa devi fare 6 punti. Poi le somme si tireranno alla fine, ma mi auguro per il cammino che ha fatto la Cremonese, con il cambio allenatore in corso, con tutta la sfortuna, la vogliamo chiamare sfortuna, nemmeno tanto sfortuna, ma le casualità, per come hai preso determinati gol e per come hai perso o pareggiato determinate partite con pali presi, con la palla che non voleva entrare, agganci strani in attacco, perché la qualità comunque in attacco non è altissima, si fa quel che si può, e ha avuto situazioni avverse durante l'anno che le hanno fatto perdere tantissimi punti. Con l'avvento di Ballardini è diventata più quadrata, è diventata meno vulnerabile in fase difensiva, anche grazie all'aiuto ieri comunque di Carnesecchi che ha fatto un partitone, ma il portiere è lì per parare, non è lì come figurante, quindi non è che dobbiamo dare poi tutti i meriti a Carnesecchi e la squadra non ha fatto niente. Ha giocato la sua partita ed ha meritato i 3 punti. Perché andiamo a vedere le statistiche, sì, lo Spezia ha tirato più in porta, lo Spezia ha avuto più possesso palla, lo Spezia ha creato più occasioni pericolose. Sì, siamo d'accordo, però vogliamo comparare una partita di due squadre di livello più alto. Vogliamo mettere per esempio, che so, un Napoli-Milan in Champions. Il Napoli ha tirato in porta tante volte, Magnana ha fatto tantissime parate, il Milan ha vinto tutte e due le partite. Quindi i numeri sì, possono dare un'idea di come è andata la partita, però il risultato che poi ne scaturisce è sempre frutto di chi ha sfruttato le occasioni a disposizione. Detto questo, mi auguro con tutto il cuore, e non sto prendendo in giro nessuno perché non mi entra niente in tasca, né tantomeno sono la persona che vuole farlo. Spero che la Cremonese riesca a restare in Serie A. Lo dico vivamente e lo dico sinceramente. Vi auguro una buona domenica a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video.